Ciao a tutti e bentornati al podcast. Io sono Ben e oggi ci troviamo, almeno con la fantasia, in uno dei luoghi più dinamici, stressanti, emozionanti e caotici che esistano. L'aeroporto. L'aeroporto, the airport. Un posto dove tutto può succedere. Partenze, arrivi, ritardi, riunioni commoventi, corse disperate verso il gate. Con me oggi c'è la meravigliosa Monica, una grande viaggiatrice che conosce gli aeroporti come le proprie tasche. Benvenuta, Monica. Ciao Ben, ciao a tutti. Sì, purtroppo o per fortuna ho passato ore e ore della mia vita negli aeroporti. A volte sembra quasi di averci vissuto. Ho mangiato, dormito, riso e pianto negli aeroporti. È un microcosmo. Un microcosmo is a microcosm, un piccolo mondo della vita umana in miniatura. Un microcosmo della vita umana. Questa è già la frase più profonda che abbia sentito sugli aeroporti. Allora, Monica, qual è il tuo rapporto con gli aeroporti? Li ami o li odi? Relazione complicata, direi. Amo quella sensazione di anticipazione. L'anticipazione is anticipation, l'emozione di sapere che stai per partire, che ti aspetta qualcosa di nuovo. Ma odio il caos, le file, il controllo bagagli quando hai messo qualcosa di sbagliato nella valigia. Perfetta sintesi. L'aeroporto è il luogo dove la libertà e lo stress si incontrano e camminano fianco a fianco. Da una parte sei lì con il biglietto in mano, il mondo davanti a te. Dall'altra stai togliendo le scarpe al controllo sicurezza alle 6 di mattina sonnecchiando in piedi. Sonnecchiando in piedi is sonnecchiare means to doze, to nap slightly. È l'immagine perfetta delle 6 di mattina all'aeroporto. Non sei ancora sveglio, ma devi essere funzionale. È una sfida umana enorme. Costruiamo il vocabolario dell'aeroporto, parole che vi serviranno davvero se viaggiate. Monica, iniziamo dall'inizio. Arrivi all'aeroporto, cosa fai per prima cosa? Prima di tutto cerco il banco del check-in. Il banco del check-in is the check-in desk. Il check-in è il momento in cui consegni il bagaglio e ricevi la carta d'imbarco. La carta d'imbarco is the boarding pass, il documento che ti permette di salire sull'aereo. E oggi molti fanno il check-in online. Il check-in online, prima di arrivare in aeroporto. Scarichi la carta d'imbarco sul telefono oppure la stampi a casa. Molto comodo, soprattutto se viaggi solo con bagaglio a mano. Il bagaglio a mano is carry-on luggage, il bagaglio che porti in cabina. Esatto, e se invece hai bagagli grandi da imbarcare, imbarcare il bagaglio means to check in luggage. Vai al banco check-in, metti la valigia sul nastro trasportatore, il nastro trasportatore is the conveyor belt. Ti mettono l'etichetta is the label, il cartellino, e la valigia sparisce verso la stiva dell'aereo. E dopo il check-in, cosa succede? Si va ai controlli di sicurezza. I controlli di sicurezza are the security checks. Lì devi mettere tutto in vassoi. I vassoi are trays. Il computer, i liquidi in borse trasparenti, le scarpe in alcuni aeroporti, la cintura, il telefono. Poi passi attraverso il metal detector. Il metal detector, usiamo la parola inglese, o lo scanner a corpo intero. Quella fase è sempre un po' ansiogena. Ansiogena means anxiety inducing, che crea ansia, anche quando non hai niente di sbagliato. Quella sensazione di sentire il segnale acustico beep e dover capire cosa hai dimenticato. La cintura, sempre la cintura dimentica qualcuno. O le monete in tasca, o il caricabatterie nella posca laterale dello zaino, o il coltellino svizzero che avevi completamente dimenticato di avere. Il coltellino svizzero è il classico. E dopo la sicurezza, finalmente si entra nell'area imbarco. L'area imbarco, o anche area airside, come la chiamano in inglese, è dove si trovano i negozi, i bar, i ristoranti e i gate. I gate, usiamo la parola inglese, sono le uscite da cui si imbarca l'aereo. In italiano si dice anche l'uscita o il molo d'imbarco. Parole importanti vicino al gate. L'imbarco is boarding. When you get on the plane. L'imbarco è aperto, boarding is open. Ultimo avviso d'imbarco, last boarding call, questo è il momento di correre. E il volo is the flight. Il volo è in ritardo, the flight is delayed. Le parole più temute in aeroporto. Ah, il volo è in ritardo. Queste 4 parole cambiano completamente i piani della giornata. In italiano parliamo di ritardo per delay e di cancellazione per cancellation. Il volo è cancellato sono le parole più devastanti che possiate sentire in aeroporto. E quando arrivi a destinazione, l'atterraggio is landing. Il volo atterra alle 15.
The flight lands at 3 p.m. Il ritiro bagagli is baggage claim, dove aspetti la tua valigia sul nastro. E l'uscita arrivi is the arrivals exit, dove ti aspettano le persone care con i cartelli scritti a mano. L'uscita arrivi con i cartelli, uno dei luoghi più emozionanti del mondo. Ho visto scene bellissime lì, genitori che rivedono i figli dopo mesi, coppie che si riuniscono, nonni che incontrano i nipotini nati mentre erano lontani. L'aeroporto vede il meglio dell'umanità all'uscita arrivi. Facciamo il nostro dialogo simulato. Questa volta sei al banco check-in e io sono l'addetto. Pronti? Sempre, stavolta non cadere nel personaggio come la receptionist dell'hotel. Dai, inizia. Buongiorno, il suo documento d'identità e il biglietto, prego. Buongiorno, ecco il mio passaporto e ho già fatto il check-in online. Perfetto. Ha bagagli da imbarcare? Sì, una valigia grande e un bagaglio a mano. Metta la valigia sul nastro, prego. Quanti chili fa? Il peso massimo consentito è 23 kg. 21 kg. Sono nei limiti? Sì, perfetto. Ha preferenze per il posto? Finestrino o corridoio? Il finestrino is the window seat, il corridoio is the aisle seat. Finestrino, se possibile, grazie. Certo, le assegno il posto 14A. Ecco la sua carta d'imbarco. L'imbarco inizia alle 11:30 al gate B7. Il gate si trova al livello 2, seguendo le indicazioni. Grazie. A che ora chiude il gate? Il gate chiude 15 minuti prima della partenza. Il suo volo parte alle 12:10, quindi il gate chiude alle 12:15. Non arrivi tardi. Capito. Buona giornata. Ottima simulazione, Ben. Hai catturato perfettamente il tono formale ma efficiente del personale aeroportuale. Grazie. E avete sentito? Consentito, allowed, permitted. Le assegno, I'm assigning you. Seguendo le indicazioni, following the signs. Vocabolario reale che sentirete in ogni aeroporto italiano. E notate la formalità. In aeroporto il personale usa il lei, la forma formale di voi. Ha bagagli da imbarcare, non hai bagagli. Questo è importantissimo in italiano. Il lei è la forma di rispetto usata con sconosciuti in contesti professionali. Parliamo degli aeroporti italiani. L'Italia ha una rete aeroportuale molto sviluppata. Quali sono i principali che i nostri ascoltatori potrebbero usare? Allora, il più grande è sicuramente Roma Fiumicino. Il nome ufficiale è Aeroporto Leonardo da Vinci, ma tutti lo chiamano Fiumicino dal nome del comune dove si trova. È l'hub principale d'Italia. L'hub è il centro di smistamento, con voli verso tutto il mondo. E Roma ha anche un secondo aeroporto, Ciampino, più piccolo, usato soprattutto dalle compagnie low cost come Ryanair e EasyJet. Questo vale per molte città italiane, un aeroporto principale e uno secondario per i voli low cost. Poi c'è Milano, con 2 aeroporti principali, Malpensa, che è il grande internazionale a nord-ovest di Milano, e Linate, più vicino alla città, prevalentemente per voli europei e nazionali. E poi c'è Bergamo, ufficialmente aeroporto di Orio al Serio, che molte compagnie low cost chiamano Milano-Bergamo, anche se a 50 km da Milano. Questo può creare confusione. Il grande inganno di Milano-Bergamo. Quante persone hanno prenotato pensando di arrivare vicino a Milano e si sono ritrovate a Bergamo con un'ora di trasferimento davanti? Classico, sempre controllare l'aeroporto esatto quando prenotate. E poi ci sono aeroporti bellissimi di destinazioni turistiche. Venezia Marco Polo, sull'acqua praticamente. L'aeroporto è sul bordo della laguna veneziana. La laguna is the lagoon. E puoi prendere il vaporetto is the water bus, direttamente verso Venezia. Esperienza unica al mondo. L'aeroporto con il vaporetto invece del taxi. Questo è qualcosa di incredibilmente italiano. Anche il modo di arrivare in città è spettacolo. E poi Napoli, Palermo, Catania per il sud della Sicilia, Cagliari e Alghero per la Sardegna, Firenze, Bologna, Torino, Bari. L'Italia è ben collegata internamente e con l'Europa. Anche aeroporti regionali come Brindisi o Ancona sono diventati importanti con lo sviluppo del turismo. Pliotto, Monica, è arrivato il momento delle storie. Qual è la tua avventura aeroportuale più memorabile, nel bene o nel male? Oh, ne ho troppe! La peggiore prima? Avevo un volo da Roma a Fiumicino con una coincidenza. La coincidenza, o il volo in coincidenza, è un volo in connessione, ad Amsterdam di 2 ore. Classico, tranne che il primo volo aveva 3 ore di ritardo, quindi la coincidenza era persa in partenza. Ah, il nightmare delle coincidenze perse. Cosa hai fatto?
Sono corsa, letteralmente corsa, attraverso tutto Fiumicino con la valigia a mano, sperando di trovare il gate ancora aperto. Naturalmente era nel terminal più lontano possibile. Arrivo al gate ansimante. Ansimante means panting, breathing heavily, sudata, i capelli disfatti. E cosa trovo? Il gate chiuso. L'aereo stava già rullando sulla pista. No, vedevi l'aereo che se ne andava? Lo vedevo dalla finestra. Ho guardato quell'aereo come si guarda un ex che se ne va per sempre. E la 6 ore? Ho letto 2 romanzi, mangiato 3 panini e iniziato a conoscere tutte le famiglie del gate. Quando finalmente è arrivato il mio volo, ero quasi dispiaciuta di partire. Avevo creato un micro-universo sociale. Ma la cosa positiva? Ho imparato a non prendere mai coincidenze con meno di 3 ore di scalo. Lo scalo. Lo scalo è la sosta intermedia durante un viaggio e la regola delle 3 ore è sacra per i viaggiatori esperti. Io invece, la mia storia è più umiliante. Aspetto con ansia. Racconta! Imbarazzato. Ero al controllo sicurezza, tutto orgoglioso perché ero organizzatissimo. Tablet fuori, liquidi nel sacchetto, scarpe già slacciate. Mi sentivo un viaggiatore professionista. Metto tutto nei vassoi, passo lo scanner, recupero tutto dall'altra parte, mi rivesto. E? Mi rendo conto che mancava il passaporto. Non era nel vassoio, non era nello zaino, non era in tasca. Panico totale. Mi guardavo intorno come un mazzo. Alla fine un agente della sicurezza si avvicina con aria seria e mi dice «Signore, questo è suo?» E teneva il mio passaporto. Era finito per terra dall'altra parte dello scanner e qualcuno lo aveva consegnato. Ero lì da 20 minuti a cercarlo e lui era a 2 metri da me. Il passaporto a 2 metri. La gente con la faccia seria è il dettaglio che rende la storia perfetta. Come se fosse normale trovare passaporti per terra. La sua espressione era un mix tra «sei uno scemo» e «succede ogni giorno». E la cosa peggiore è che dietro di me c'era una fila di persone che aveva visto tutto. Ho recuperato il passaporto tra gli applausi sarcastici. Diamo ai nostri ascoltatori dei consigli pratici. Cosa bisogna sapere per sopravvivere bene in aeroporto in Italia e in generale? Primo e più importante, arrivate con anticipo. In Italia si consiglia di arrivare almeno 2 ore prima per i voli nazionali e europei e 3 ore per i voli intercontinentali. I voli intercontinentali sono i voli verso altri continenti. Il traffico, le file, il check-in, tutto richiede tempo. E nei periodi di alta stagione, l'alta stagione è peak season, estate, Natale, Pasqua, aggiungete almeno mezz'ora in più. Gli aeroporti italiani nei periodi di punta possono essere molto affollati. Secondo consiglio, i liquidi. Le regole per i liquidi nel bagaglio a mano sono severissime. Severissime means very strict. Ogni liquido deve essere in un contenitore di massimo 100 ml e tutti i contenitori devono stare in un unico sacchetto trasparente da 1 litro. Profumo, crema, shampoo, dentifricio, tutto in questo sacchetto. Se non ci stai, vai in valigia da stiva. E attenzione agli oggetti vietati. Vietati means prohibited, non permessi. Forbici grandi, coltelli, liquidi sopra i 100 ml, accendini in valigia da stiva. Sì, l'accendino va nella borsa, ma non nella stiva. Assurdo, lo so. Le regole dell'aviazione sono particolari. L'accendino nella borsa sì, in valigia no. La logica dell'aviazione è un universo parallelo. Comunque, terzo consiglio, i documenti. Tenete passaporto o carta d'identità e carta d'imbarco sempre accessibili. Accessibili means accessible, facili da raggiungere. Non in fondo alla valigia, non nel portafoglio sepolto in fondo alla borsa. Un trucco che uso sempre. Metto tutti i documenti in un unico posto, una tasca della giacca, e non li cambio per tutto il viaggio. Passaporto, carta d'imbarco, carta di credito per le emergenze. Un posto solo, sempre lo stesso. Niente improvvisazioni all'ultimo secondo. Ottimo! Quarto consiglio, scaricate l'app della compagnia aerea prima di partire. Scaricare l'app means to download the app. Le compagnie mandano notifiche in tempo reale su ritardi, cambi gate, informazioni sul volo. Sapere che il gate è cambiato dal B7 al D14 con 5 minuti di anticipo può salvarti da una corsa disperata. Praticamente. Quinto, il cibo e le bevande. Dentro l'area imbarco i prezzi sono quasi il doppio rispetto a fuori. Il doppio means double. Un caffè che normalmente costa €1 in Italia può costarne 3 in aeroporto. Portate snack da casa o mangiate prima dei controlli di sicurezza.
Il panino da 14 euro di Fiumicino Docet. Docet è latino, significa It teaches a lesson. Imparate dalla mia esperienza. Uno snack da casa vi salva il portafoglio. Mini repertorio di frasi utili per situazioni reali in aeroporto. Pronti, Monica? Fuoco. Al check-in. Vorrei fare il check-in per il volo per Londra. Ho solo bagaglio a mano. Posso scegliere il posto? Al controllo sicurezza. Devo togliere le scarpe? Dove metto il computer? Posso tenere la giacca? Al gate. A che ora inizia l'imbarco? Questo è il gate per il volo all'Italia per Parigi? Il volo è in orario. Per problemi. Il mio volo è in ritardo. Ho una coincidenza. Cosa posso fare? La mia valigia non è arrivata. Dov'è l'ufficio Lost and Found? Lost and Found in italiano si dice anche oggetti smarriti, il punto dove si consegnano e si recuperano gli oggetti persi. All'arrivo. Dov'è il ritiro bagagli? Qual è il nastro per il volo da Roma? Dov'è l'uscita verso la città? Perfetto. Con queste frasi potete navigare qualsiasi aeroporto italiano e ricordate, se siete in difficoltà, cercate il personale con la divisa e dite semplicemente «Scusi, parla inglese?» La maggior parte del personale aeroportuale nelle grandi strutture parla inglese, ma provarci in italiano fa sempre un'ottima impressione. Monica, siamo quasi atterrati, metaforicamente, alla fine di questo episodio. Dal vocabolario al dialogo simulato, dagli aeroporti italiani alle storie di passaporti perduti e aerei visti dalla finestra, quale pensiero finale porti ai nostri ascoltatori? Direi questo. L'aeroporto è forse il luogo più democratico del mondo. Lì siete tutti uguali. Il manager in prima classe e lo studente in economy fanno la stessa fila al controllo sicurezza, aspettano lo stesso ritardo, mangiano lo stesso panino caro. C'è qualcosa di livellante. Livellante means leveling, che mette tutti allo stesso livello nell'esperienza aeroportuale. E questo mi piace. Bellissimo. L'aeroporto come grande equalizzatore. E io aggiungerei, imparate il vocabolario di oggi, non solo per viaggiare in Italia, ma perché molte di queste parole si usano in qualsiasi contesto di viaggio internazionale. Check-in, gate, imbarco, volo in ritardo. Sono parole che torneranno utili 1000 volte nella vita. E soprattutto, non abbiate paura degli aeroporti. Sono posti grandi, confusi, a volte caotici, sì, ma sono anche posti pieni di possibilità. Ogni partenza è un inizio, ogni arrivo è un ritorno o una scoperta. Buon volo, have a good flight, è uno degli auguri più belli che si possano fare a qualcuno. Buon volo a tutti e buon ascolto! Grazie Monica per questo viaggio, anche senza alzarci dalle sedie. Grazie a tutti gli ascoltatori che ci seguono. Iscrivetevi al podcast, condividete con chi sta imparando l'italiano e ci vediamo o ci sentiamo alla prossima puntata. Grazie Ben, grazie a tutti. E ricordate, tenete il passaporto in tasca, non in fondo allo zaino. Lo dico per esperienza altrui. Ciao a tutti, buon viaggio! Ciao, a presto e passaporto in tasca!